Ciao Tigrotti, bentornati sul mio canale e oggi voglio parlarvi di quello che è successo recentemente in Giappone, ovvero il mega tifone, un altro, e la mia esperienza con il gruppo X Japan. Come posso spiegarlo? È stato decisamente tutto paranormale, ma tutto proprio da come è iniziato, da come è finita la giornata. Ho seriamente pensato che non ci credo. No, non è possibile, non ho mai fatto un'esperienza simile. Non so se esserne felice, dispiaciuto o spaventata. Qualche giorno fa la mia porca di quella qualche giorno fa la mia agenzia mi ha contattato per fare da assistente presentatrice per Yoshiki Channel, che sarebbe uno dei canali di Nico Nico Douga della più famosa band rock del Giappone, X Japan. E già questo era il mio hype. Quando siamo arrivati però si sapeva che ovviamente arrivava il tifone, ma non si sapeva esattamente a che ora arrivava, se i treni andassero o non andassero, e se quindi cancellavano il concerto. No, noi siamo tranquillamente arrivati come al nostro solito, bada bim bada mamma, e vediamo che la gente torna a casa. E così ho pensato, cavolo, cancelleranno il concerto, perché comunque arriva questo tifone, ecco, non da poco. Invece panico dietro le quinte, non si sa niente, e mi presentano tutti i membri di Yoshiki Channel, tutte delle persone fantastiche, tutto tranquillo, tutta calma. Io ero un po' in ansia perché onestamente vi dico, io conoscevo X Japan ma non li seguivo, conoscevo 2 canzoni, ascoltavo 2 canzoni e quelle mi bastavano, e avevo solo 2 amici che me ne avevano parlato un sacco. Sentivo di quelle storie che io facevo, ok, sono vita, morte e miracoli quasi. Non sono uno dei gruppi comunque che ascolto di più, ma comunque li rispetto, cioè X Japan, cioè non è che puoi dire ah vabbè fanno schifo e me vorrei sperle, però possono appunto piacere come non piacere. Mi sono un po' informato, ho chiesto anche ai miei amici, oddio ti prego, devi istruirmi. No, ci vogliono 2 giorni per istruirmi, cacchio, perché comunque questa band è davvero storica, ha un background così grande che spiegarla in un solo video non... cioè proprio... è impossibile. Quindi che cosa ho fatto e che cosa vi consiglio io, visto che avevo solo 2 giorni di tempo per prepararmi? Mi sono scaricata gli album da iTunes e ho guardato il documentario We Are X. Sono indecisa se dice X o X, va bene. Ed è stato un documentario toccante, ve lo dico io che non seguendo la band, quindi non è che mi poteva toccare più di tanto, sono rimasta sconvolta. Cioè è stato tipo... e le lacrime continuano a scendere, mi chiedevo cacchio perché sto piangendo, cioè non è che tipo è morto uno dei membri della mia band preferita, non lo conoscevo neanche, che sarebbe Ide, eppure mi ha ammazzato il cuore, cioè tipo oddio santo. Insomma una band abbastanza particolare e comunque con delle musiche, devo dire che ho preferito i remaster che quelle antiche perché appunto non le conoscevo, però sono comunque fantastici. Comunque ho detto comunque 300 volte, quando sono arrivata ero un po' in ansia, dovrò incontrare delle persone importantissime, ma soprattutto non si sa ancora cosa bisogna fare, ma quindi lo cancellano, quindi no, e c'era un sacco di chiasso perché Yoshiki, che sarebbe il batterista nonché il produttore di X Japan, diciamo il producer, quello, l'icona un pochino dopo Ide, cioè praticamente ci sta sempre lui, cioè tutte le scene e c'è lui, anche il capo di Yoshiki Channel. Stavo un pochino in ansia, però ho visto proprio che, cioè dietro le quinte, da quanto ho potuto ascoltare e vedere, perché stavo lì come una pia, tutti che ne capivano, io così, mi dispiace. E mi hanno chiamato non perché uno non deve essere fan per fare questo lavoro, chiariamoci, cioè uno adesso mi odiare e odiare a 1000, però dovete capire che io posso anche lavorare domani con Madonna e magari a te piace Madonna, a me no, come io ho lavorato per FLCL, che comunque essendo uno dei miei anime preferiti per me è stata un'emozione enorme, eppure per la maggior parte di gente fa ma cosa vuoi che sia? Vabbè, insomma, sono 2 cose diverse, insomma, un po' di emozioni. Però ecco, lo vedevo tutto da una prospettiva diversa, cioè da una persona che non le conosceva, quindi è arrivata lì e si è trovata boom! Non solo il tifone, ma soprattutto tutta questa serie di sentimenti. Lui che comunque voleva assolutamente fare il concerto, ma il Makuhari Mess non glielo permetteva, perché di punto in bianco la JR ha detto chiudiamo tutti i treni alle 18.
il concerto non iniziava alle 17, come facciamo? Oddio. Ed essendo che in più tantissime persone... Madonna che caldo però, aspettaci. In realtà c'erano anche delle persone che, virgolette, comunque conosco ed erano al concerto e purtroppo sono dovuta andare a casa. Insomma, panico perché comunque si voleva assolutamente fare, ma il Macquarie Messe nella JR glielo permetteva perché proprio per sicurezza. E dopo aver visto com'era la situazione per strada, posso capire, anche se sarebbe stato bello tipo fare super party con i fan, gli artisti, cavolo, l'avrei un sacco, cioè mi sarei divertita anch'io, però non si è potuto per proprio questioni enormi di sicurezza. Non è stato uno scherzetto, cioè ovviamente non c'è stato un filo di vento fino alle 6, ma dopo ha tipo raso al suolo un che piazza. Quindi anche il programma, io dovevo fare determinate cose, avevo determinati commenti, sparito tutto, e stavo in una situazione che purtroppo, essendo esterna, non mi sentivo neanche di commentare, insomma ero un pochino silenziosa perché proprio non mi sentivo nella posizione di poter dire qualcosa. Solo mi dispiace perché ho visto questa band distruggersi, piangere un sacco di volte ed era la prima volta che le vedevo, ma soprattutto io ho visto per culo, perché tutti eravamo bloccati lì più che altro, cioè è stata la cosa, ok facciamo uscire gente, ok da qua non se ne va nessuno. Io volevo tornare a casa. Mi sono, diciamo, vista da dietro le quinte il concerto degli X Japan con davanti nessuno. Cioè, erano 50.000 posti all'incirca, o 10.000, no, dai, non mi ricordo, però oddio, il Macquarie Messe è enorme, almeno 10.000 persone ci stavano sicuramente, praticamente vuoto. E questa band, con una carica... porca vacca, assoluta, non ho idea di come sia una bomba davanti al niente. E per me, cioè, è stato... cioè, cacchio... E c'è stato un punto, mio Dio, che quando è iniziato il concerto, vi giuro, ho sentito le voci. Cioè, mi è sembrato per un momento di sentire le voci dei fan. È stato, mio Dio, l'hai sentito anche tu? Sì. Oh, il pubblico dall'altra parte dello schermo sta clamando. Perché cosa è successo? Non hanno fatto ovviamente un concerto a vuota, hanno concesso di fare questo concerto in diretta live, quindi loro si sono esibiti per tutte le persone che lo potevano guardare in live. Avevano gli Yoshiki Channel e WoW. Purtroppo per chi non ce l'aveva, come una marea di stranieri, non odiatemi per favore, cioè proprio no. Fatto sta che sentirli dal vivo è tutta un'altra cosa. Poi vederli in quella situazione lì, che era in parte straziante, era dolorosa, si riusciva a toccare quasi quanto era dolorosa, quanto era dispiaciuta, triste. Eppure sono stati bellissimi. Ho sentito i suoni dentro in una marea, mi sono scatenato un sacco nonostante appunto non li seguivo, quindi cioè tipo adesso non dico divento fan, vado ai concerti, no signori, no, ci vuole ben altro, però sono sicuramente uno dei gruppi che adesso vi consiglierei di andarvi ad ascoltare. C'è stato un momento anche che il signor Yoshiki sembrava che tra poco distruggesse la batteria e lacrime, non ti conosco però mi dispiace. Subito dopo di questo Yoshiki è venuto al programma, eravamo io, la presentatrice, Yoshiki, Giorgi, che sarebbe, non ho ben capito se è un suo amico, comunque un membro di un'altra band molto grande, e l'altro presentatore. Come è entrato e c'è stato tipo la cupa del... dispiace, è stato meraviglioso, però ci dispiace. Lui aveva dato i suoi commenti, i suoi sentimenti ed è finita così. Sono stata felice perché comunque, anche se non ho avuto molto spazio, diciamo, per parlare, per tutto quello che in realtà si doveva fare, quindi mi sentivo, diciamo, solo un peso a stare lì. Nonostante tutto, il signor Yoshiki mi è venuto a parlare dopo e mi ha detto: ma la prima volta che ci vediamo, di dove sei? Le solite domande, e mi fa: spero di vederti presto perché oggi purtroppo era una situazione difficile.
ok, grazie, sono felicissima, prego. E cosa è successo dopo? E qua arriviamo al mega tifone. Fatto sta che quando è finito il concerto è stato proprio l'orario di punta, però non si poteva stare al Macquarie Messe, quindi era tipo vi dovete levare, quindi tutto lo staff ha iniziato a smontare tutto e mi hanno riportata a casa in macchina. Se qualcuno ha visto Instagram avrà visto appunto i video, perché la macchina, cioè c'è un mega tifone, andiamo in macchina, cazzo, i treni sono bloccati, cazzo. A un certo punto volevo dirgli vi prego fatemi fermare in un hotel, ma non volevo essere egoista, quindi ho detto no vabbè, rischierò la vita come tutti. Sembrava un Tokyo Drift, ci ho messo 4 ore ad arrivare a casa, 4, solitamente se ne fa massimo in una, 4 è stato pesantuccio. Però ne sono felice perché comunque sono riuscita a parlare anche un pochino di più con lo staff, mi sono un po' bloccata e tutte persone bellissime, magari anche tipo che non amavano il rock, non amavano X Japan o altro, cioè c'era un muschio di persone così strane, però era un sacco figo. Appunto, il tifone, quando avevo fatto vedere l'ultima volta c'è stata una marea di acqua, questa volta anche, però è stato il vento che ha proprio stradicato gli alberi, proprio, hai visto gli alberi? E mentre eravamo in macchina, la macchina si muoveva un sacco e c'è tipo le cose che volavano, i coni, non mi ricordo come si chiama, i coni che continuavano tipo a mettersi sotto la macchina, quindi una situazione abbastanza pericolosa. Sono tornata a casa, tutto era buio, pesto, buio, totalmente buio. E non funzionava ovviamente l'elettricità e anche il combini davanti era chiuso, tutto era chiuso. E quindi io, una caga pazzesca, erano le 4 di mattina, ho detto bene, adesso come ci entri in casa? Come ci entri in casa, l'elevator non va, non ho le chiavi della scala di emergenza e non capisco nemmeno perché io l'ho chiesto, mi fa, non sono quelle, non funziona! E fatto sta che per fortuna una signora è scesa ad aprirmi e sono entrata in casa che sembrava un po' la casa io avevo paura che mi spuntasse uno zombie, lo so, è da cretini, però io sono una caga pazzesca degli zombie. Fatto sta che sono entrata tutto totalmente buio e questo è quello che è successo. Mi sono ritrovata a casa, pensavo erano degli insetti enormi, no, e invece è peggio, sono dei buchi. No, questo sono dei buchi, mi sono ritrovata praticamente il pavimento colare, molto probabilmente perché qua sopra c'è il balcone del vicino. E quindi sono andati ovviamente a vederli, ho chiamato subito la padrona di casa e mi fa però nel balcone non c'è niente. Ho capito non c'è niente, però cioè si sarà anche asciugata l'acqua, guardate che sole che c'è. Cioè fuori c'è il sole, ci sono 30 passa gradi. E però ieri sembrava la fine del mondo, cioè ragazzi ve lo giuro sembrava la fine del mondo, è stato bruttissimo. E penso che, cioè, non so, Dio, l'universo, boh, la patata mistica ce l'abbia davvero con il Giappone ultimamente, perché stanno arrivando così tanti tifoni e ne arriverà ancora un altro. E noi, terremoto, lo tsunami, ma santo cielo. Infatti nel senso, spero tantissimo di riuscire a convincere la mia agenzia a fare questo benedetto fan meeting per le donazioni, perché ok, io ho un buchetto del cacchio sul soffitto, non è niente, e comunque ieri, seppur da strapparsi il cuore, mi sono goduta, forse mi sono vista un live che nessuno, milioni di persone avrebbero voluto vederlo, quindi mi dispiace tantissimo per voi, non vi sto a dire ah che bello l'ho visto, perché è stato in parte straziante, io volevo solo tornare a casa, ma non potevo, letteralmente non si poteva. C'è gente che ha perso la casa, c'è gente che si è fatta male, ci sono bambini che comunque gli è stata sradicata la casa, quindi vorrei contribuire un attimo, spero di riuscire a portare questo progetto anche che gli italiani, se vogliono, possono contribuire tramite un qualcosa, un segno, qualsiasi cosa, anche un euro potrebbe essere un salvo. Io ho il buchetto del cacchio, ci metterò lo scotch, cosa ci metterò e niente. E spero che tutti stiate bene sia in Giappone che in Italia, non preoccupatevi per me, io sto bene, purtroppo c'ho la sfiga cazzo di volta che arriva un tifone, io c'ho il lavoro e la cosa più bella è che ogni volta in questo lavoro il mio manager non viene, quindi è tipo ah ok ti mollo lì e poi vabbè si vedrà. Però pazienza, la prossima volta gli chiederò estremamente di non mettermelo.
Per il resto ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate, se conoscevate questa band, se avete dei commenti da dare e se per caso avete visto questo live davvero toccante. Per il resto ci vediamo, un bacione, ciao! Matane!